Perché dimentichi quello che hai studiato? Quando spiego il Pentateuco, che tra parentesi è il nome che si dà ai primi 5 libri della Bibbia, quelli che formano la Torah ebraica, dico sempre, mi raccomando, voglio che ricordiate i nomi in ordine di questi primi 5 libri. Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio. Li ho detti adesso una volta e poi facciamo un test. Cioè vi interrogo, vediamo se ricordate alla fine del video questi nomi. Il 100% delle volte l'alunno chiamato per primo fallisce al primo tentativo. Eppure è un elenco di soltanto 5 nomi, mica l'elenco telefonico. Qualcuno dice che dovremmo tornare a imparare a memoria, cioè che dovremmo esercitarci di più, tornare a studiare magari anche i canti di Dante e impararli a memoria tutti interi. In effetti molti di noi ricordano alcuni passi che si sono fissati in modo indelebile nella nostra memoria durante il periodo della scuola. Solo e pensoso i più diserti campi vo mesurando a passi tardi e lenti, e gli occhi porto per fuggire intenti dove vestigio man l'arena scampi. Un momento, ma questo è Petrarca, non è Dante. Ma perché mi ricordo Petrarca? Boh. Però è vero. Esercitiamo poco la memoria e difficilmente oggi siamo incentivati a usarla. Il cellulare poi, cioè internet, è diventata di fatto la nostra memoria, ma è vero che ci stiamo atrofizzando e che il nostro cervello diventa sempre più piccolo, come quello di Homer Simpson. Può darsi che il problema sia anche questo, ma io credo che ci sia un aspetto più importante. Vi dico la mia, allo stesso ragazzo che non ricorda i primi 5 libri della Bibbia, faccio una domanda più facile. Di che squadra sei? E quello, della Roma. Ovviamente mi illumino d'immenso anch'io, ma a bruciapelo gli domando, ti ricordi la formazione con cui è entrata in campo domenica scorsa? E quello parte senza esitare. Roma. 4-2-3-1, Szczesny, Rudiger, Manolas, Fazio, Emerson, De Rossi, Strootman, Salah, Nainggolan, El Shaarawy, Dzeko. Allenatore Spalletti, quando ho fatto la domanda però, non solo si ricorda i risultati di tutte le partite della stagione e i cambi della squadra nel primo e nel secondo tempo, ma non si limita a ricordare le formazioni del calcio reale, ricorda pure quelle del fantacalcio e della PlayStation durante tutto l'ultimo mese. Però sono sicuro di una cosa, sarebbe molto più difficile per uno che non è tifoso ricordare tutto questo. Un vero appassionato di calcio forse ricorderà persino tutti i calciatori di Serie A, e non è impossibile. Da bambino, quando facevo le figurine, persino io li conoscevo tutti, anche se avevo problemi con la geografia e non ricordavo l'elenco delle regioni italiane. Dimenticavo sempre il Molise e la Valle d'Aosta. E non è mica poca roba da ricordare, ci sono in un campionato di calcio più numeri di quanti ce ne sono nella tavola degli elementi. Voglio dire che la chiave della memoria non sono gli omega 3, sono le emozioni. Quello che ci piace, ci appassiona, ci emoziona, ci coinvolge, lo ricordiamo molto facilmente, spesso anche senza nessuno sforzo. La memoria non è una RAM, un contenitore, un armadio, uno scaffale su cui mettiamo le cose. Forse somiglia di più proprio a un album di figurine che non vediamo l'ora di riempire, perché siamo appassionati. La parola latina studeo, da cui il nostro studiare, ha un significato che abbiamo anche quello dimenticato. E forse perché non amiamo il latino. Studere si traduce in italiano anche con studiare, ma i prof di latino sapranno certamente che significa anche desiderare, amare o prendersi cura. Dante diceva: non fa scienza senza lo ritener l'aver inteso. Cioè una cosa non la sai davvero se hai capito ma non te la ricordi. Ma ricordare è appunto ritenere, trattenere. E uno trattiene nella mente solo le cose che ama e desidera trattenere, perché non vuole perderle, non vuole lasciarle andare. Insomma, per ricordare devi studiare, cioè devi amare, desiderare di possedere quello che vuoi imparare. A questo punto viene il difficile. Come faccio a studiare e a ricordare quello che non mi piace? Se per te sarà una tortura, sarà possibile ricordare qualcosa a furia di ripetere, ma sarà anche molto molto pesante. E qui si capisce allora a che cosa servono i buoni insegnanti. L'insegnante è un mestiere difficile non perché sia difficile spiegare, cioè presentare i contenuti della conoscenza, ma perché non è sempre facile innamorare alla conoscenza. Il bravo insegnante è colui che trasmette la sua passione per ciò che studia, che continua a studiare e non smette di amare ciò che insegna. E adesso passiamo all'interrogazione. Qual era la domanda? Non la ricordate più. Allora, davvero prof bastardo?
Leonardo, la cambio. Sapete i nomi dei 12 apostoli? Allora, gli apostoli Pietro, Giovanni, Giacomo, Andrea, Filippo, Paolo, Giuda, ma Giuda non ci va, ma ci va Giuda, ma ci va Giuda. Ah, e Giuda sono due. Ah sì, sono due. Ma quello cattivo ci va? Oh mamma mia, che confusione. Vabbè, rispondete voi commentando il video. Bella a tutti.